Hi everyone, I had the opportunity to speak to Pietro Guadagno of Il Corriere dello Sport. He's an Italian football journalist who has been covering the game for many years and also had some terrific insights as to where we stand at the moment with regards to COVID-19, when the league could potentially resume and whether or not he believes it actually should. I began though by asking him how he's getting on amid quarantine as we head towards the 40-day mark in Italy. Hope you enjoy it. Thanks. Ma ho dovuto accettare, come tutti, di dover stare chiusi in casa. Il problema più che altro è la ripetitività delle giornate, nel senso che si fa più o meno sempre le stesse cose. Sono abituato a correre, io quindi quello un po' mi manca. Me la cavo facendo un po' di esercizio in casa, però insomma, ormai dopo un mese abbondante si fa anche l'abitudine. Ecco, perfetto. Allora prendiamo spunto da quello che hai appena detto, ovvero che ormai ci stiamo avvicinando, penso, alla soglia dei 40 giorni di quarantena, no? Io vorrei dividere questa intervista in quattro tempi, no? Magari ripassiamo un attimo la storia, tra virgolette, del calcio da quando si è fermato, cioè cosa è successo tra la 25esima e la 26esima giornata della Serie A. Poi magari fare un punto sui vari personaggi nell'ambito calcistico italiano, chi fa che cosa, chi sono gli stakeholder e poi vorrei parlare un po' di un pezzo che hai scritto nella Corriere dello Sport, se non sbaglio, il 12 aprile, ovvero su un'eventuale ripresa del campionato e per ultimo vorrei anche chiederti un parere personale sull'andamento della situazione. Ok? Va bene. Perfetto. Allora, ripassiamo un po' la storia quindi di questa situazione. Tutto è successo, sappiamo comunque a livello globale che la pandemia ha colpito innanzitutto la Cina, l'allora epidemia, no? Perché poi è stata riclassificata come pandemia. Invece arriva in Italia all'altezza della 25esima giornata della Serie A. Ci racconti un po', ci ricordi un po' quello che è successo? È stato un sabato in cui cominciate a scoppiare, o comunque l'evidenza dell'epidemia anche in Italia, un caso grave in Lombardia, appunto. E quella sera è stata un po' concitata, me lo ricordo, perché si giocava le partite la domenica all'indomani. Anch'io cercavo di capire cosa sarebbe successo, qualche telefonata con i responsabili della Lega, finché tardi, sia stato comunque dopo le 11, si è capito che alcune partite non si sarebbero giocate, ad esempio Inter-Sampdoria, che era quella partita che dovevo seguire io. Lì poi sono state, se non sbaglio, rinviate 4, c'era ancora un discorso di divisione territoriale, cioè c'era una concentrazione ovviamente al nord con le squadre del nord, mentre tra centro e sud le partite di quella giornata furono comunque giocate. Quello fu l'inizio e poi si è andati avanti per altre 2 settimane perché poi c'è stata un'altra giornata parzialmente disputata e quella successiva ancora sono state recuperate, credo, quasi tutte le altre le partite che non erano disputate in quella giornata, ma intanto si infiammavano le polemiche, si doveva giocare come, porte chiuse, non porte chiuse, le chiusure regionali che valevano fino a un certo giorno, però si può giocare lunedì. Non è stata, secondo me, una grandissima figura del calcio italiano, perché si è già avuta per l'ennesima volta e poi si sta confermando ancora adesso la dimostrazione che vengono sempre privilegiati gli interessi personali e non quelli dell'intero sistema o in questo caso in generale di tutta la comunità e la popolazione. Ottimo, prima di trattare un po' questi interessi personali, giusto per esattezza, quindi si tratta di Inter Sampdoria, come hai citato tu, Verona Cagliari, Torino Parma e Atalanta Sassuolo. Sono le quattro partite ancora da recuperare, poi si vedrà se queste gare avranno la priorità una volta, eventualmente se si dovesse riprendere, e poi la 26esima spalmata su due weekend, insomma, no? Quattro partite la prima settimana e poi, come hai detto tu, le altre sei
tra domenica e lunedì, se non sbaglio, e quindi ci fermiamo appunto il 9 marzo con il Sassuolo che batte il Brescia per 3-0 con Ciccio Caputo, tra l'altro, che fa l'esultanza tirando fuori il foglio con la scritta andrà tutto bene, restate a casa. Ecco, adesso parliamo un po' perché per chi magari segue il calcio italiano ma non da così vicino, anch'io lo seguo, ma a volte è difficile capire chi fa cosa. Conosciamo un po' i vari personaggi, no? Abbiamo Gravina, abbiamo Tomasi, abbiamo lo stesso Malagò e magari anche il ministro Spadafore. Ci puoi fare un po' la panoramica di chi fa che cosa, qual è il ruolo di ciascuno e dove si intrecciano magari gli interessi e dove magari c'è un contrasto appunto tra questi interessi? Spadafora è il ministro dello sport, quindi l'autorità massima da questo punto di vista, è il punto di riferimento. Al di sotto, comunque, visto che è il capo più di tutte le federazioni italiane, c'è Malagò, che è il numero uno del CONI, quindi il Comitato Olimpico Italiano, che appunto sovrintende a tutte le federazioni di qualsiasi disciplina sportiva. La più importante in Italia, evidentemente, è il calcio, perché è quello che movimenta più denaro, quello che produce il calcio viene parzialmente distribuito anche agli altri sport, quindi comunque è una disciplina che non può essere messa sullo stesso piano delle altre, perché è quella più seguita, quella che più coinvolge più persone, anche, forse non è il massimo dirlo, anche una sua valenza sociale, perché il fatto che si giochi, il fatto che ci sia il campionato di calcio dà una sensazione di normalità anche alla vita di tutti i giorni, e anche quindi questo un segnale, il voler a tutti i costi riprendere nasce anche da questo tipo di considerazione. Gravina è il numero uno della federazione, della Federcalcio. Poi all'interno della Federcalcio ci sono tutta una serie di componenti che rappresentano da un lato magari le categorie, quindi la Serie A che è la sua lega, la Serie B che è un'altra sua lega, la C e i dilettanti. E poi ci sono gli attori protagonisti in campo, come i calciatori. Tommasi è il numero uno dell'associazione calciatori, ci sono gli allenatori, c'è un'associazione allenatori, ci sono gli arbitri, e tutti fanno parte di quello che è i loro rappresentanti fanno parte di quello che è un Consiglio federale che rappresenta, diciamo, i vertici, le cariche più alte, ciascuna componente della federazione, che in questi giorni si sta riunendo con cadenza settimanale per decidere poi un po' più di operatività. Per quanto riguarda ogni lega ha la giurisdizione sul suo campionato, cioè sull'organizzazione delle partite, i calendari, la distribuzione nell'arco delle varie giornate delle partite, e quindi tutte queste componenti partecipano al processo decisionale. La federazione detta una linea, in questo momento è quella di cercare in tutti i modi di continuare a giocare, e quindi si va in questa direzione. Perfetto. Allora, parliamo un po' delle scadenze, no? Perché tu stesso hai scritto un pezzo su un'eventuale ripresa del campionato, magari a fine maggio, magari a inizio giugno. Quanto è fattibile e in che cosa consiste nello specifico? Allora, ci sarà sicuramente una prima fase, che è quella della ripresa degli allenamenti, fondamentale. Anche quello ha un segnale, perché è un momento in cui c'è una maggiore libertà. Infatti il blocco, in questo caso l'attuale blocco, il blocco in corsa, si concluderà il 3 maggio, e la previsione è che dal 4 maggio in poi le squadre possono di nuovo organizzare gli allenamenti. Ci potrebbe essere una concessione di una settimana prima per effettuare i fondamentali controlli e test, perché comunque deve essere come in Italia funziona, c'è un'idoneità sportiva. Ogni volta che comincia una stagione, tutti gli atleti devono ottenere un'idoneità sportiva. Abbiamo assistito a una serie di esami, principalmente cardiologici, per verificare appunto la perfetta compatibilità di un atleta all'attività agonistica che deve andare a svolgere. In questo caso, visto che ci sono stati degli atleti positivi al coronavirus, si stanno studiando degli accertamenti più approfonditi, perché il virus potrebbe aver intaccato altri tessuti o organi, e quindi c'è necessità di andare a fare dei test in maniera più approfondita.
Quindi l'idea della Federcalcio è quella di ritrovarsi una settimana prima, sempre che il governo lo consenta, ed essere pronti a partire dal 4 maggio di fatto a tornare in campo. Non tutti insieme, ci sarà una fase anche in questo caso scaglionata, cominceranno con pochi atleti contemporaneamente, massimo 2 o 3, in modo che ci sia una separazione anche in quel caso, per aumentare il livello di sicurezza e man mano poi aumentare la densità delle sedute fino ad arrivare alle sedute complete, e l'arco temporale dovrebbe essere di 4 settimane, di qui quindi dal 4 al weekend, maggio al weekend del 30 e il 31. Poi l'idea appunto è di ripartire in quella data. C'è un comitato medico-scientifico della Federcalcio che sta studiando un protocollo da seguire sia per gli esami e i test da fare prima degli allenamenti, sia per lo svolgimento effettivo delle sedute di lavoro, e poi magari non immediatamente nella fase successiva come organizzare la ripresa delle partite, che non significa quando giocare, il calendario, ma anche come gestire, nel senso che c'è da garantire una sicurezza non soltanto agli atleti ma anche a tutto quello che c'è intorno. Secondo me questa è la cosa più difficile da sistemare, da organizzare, perché comunque ci sono anche livelli diversi di categorie, possibilità economiche diverse, più un elevato livello di sicurezza comporta delle spese maggiori, e quindi non è detto che le categorie inferiori, anzi è molto difficile, riescano a garantire questo livello, quindi è uno dei nodi da sciogliere. E proprio in questi giorni dovrebbe uscire questo protocollo che dovrà essere poi passato al governo, che dovrà dargli una sua validità e poi preso in esame dalle varie leghe. Facciamo conto che proprio a questo proposito soltanto la metà delle squadre di Serie A hanno un centro sportivo che abbia una foresteria, quindi anche una clubhouse, che possa ospitare gli atleti, e in questo caso poi potrebbero non bastare gli atleti, ma c'è anche tutto un numero di giocatori, di persone che ruotano attorno, pensiamo agli staff tecnici, ai medici, ai preparatori, che dovranno essere comunque in qualche maniera isolati, o comunque devono essere garantita la loro sicurezza e anche il fatto che non comportino dei rischi per gli atleti. Quindi c'è tutta una situazione da analizzare in maniera approfondita e arrivare a un percorso che sia fattibile e che risponda alle esigenze di tutti. Ecco, e in termini di regolamento, cosa prevede il regolamento? Ci sono le famose 72 ore tra una partita e l'altra, se non sbaglio, quindi anche a livello di calendario non è ancora stato deciso nulla in questo senso. C'è un'esigenza che è quella di dover recuperare 12 giornate e mezzo, se non mi sbaglio, e quindi l'obbligo è quello di giocare almeno 3 partite a settimana. Poi da capire, a seconda di quando si partirà, se la ripresa possa essere con competizioni europee e campionati nazionali in parallelo, oppure se si giochi prima, si dia priorità ai campionati nazionali e poi successivamente si completino le competizioni internazionali. Comunque c'è bisogno di andare in fretta, quindi inevitabilmente si giocherà ogni 72 ore, quindi weekend e sabato e domenica e 2 giorni durante la settimana. Questo è obbligatorio. Anche la logistica delle trasferte è un altro aspetto di cui tenere conto, perché c'è anche quel momento di trasferimento che deve essere assicurato con la massima sicurezza. Immaginiamo anche che chi ha anche una clubhouse autosufficiente poi deve spostarsi e trovare una struttura, probabilmente un albergo, che dia lo stesso tipo di garanzie. Assolutamente, e poi siamo abituati ai giocatori che vengono comunque scortati allo stadio, no? Con la polizia, quindi da quel punto di vista magari non cambia molto, però effettivamente, come hai detto tu, prendiamo l'esempio della squadra che segui principalmente, se non sbaglio, che sarebbe l'Inter. L'Inter dovrebbe giocare ancora contro il Getafe, magari si decide di giocare una gara secca. Se dovesse passare il turno, c'è la possibilità di fare quarti di finale, semifinale, finale, più una gara da recuperare in campionato, altre 12 da giocare
poi la gara di ritorno della Coppa Italia e un'eventuale finale, cioè stiamo parlando di quante partite, quasi Credo 20 siano partite. 22 partite, probabilmente è la squadra con più partite da giocare, potenzialmente da giocare di tutta Europa. Ma l'atto pratico, parlando proprio prima della spostamenti, una squadra per certe trasferte si sposta in pullman. In pullman, con la necessità di distanza che c'è adesso, non puoi ospitare un'intera squadra su un pullman, devi fare 3-4. Quindi le complicazioni sono tantissime. Com'è per, per altre trasferte più lontane, in pullman non va bene, può servire l'aereo, può servire il treno. Come c'è l'accesso a questi mezzi di trasporto? Insomma, sono veramente infiniti le situazioni di cui tenere conto e da gestire. Ecco, appunto perché ho letto un'intervista con Gravina quest'oggi nell'edizione odierna di Repubblica e lui ha parlato del fatto che magari non sarà neanche possibile giocare al nord e non scordiamoci che la maggior parte delle squadre della Serie A, perché qui si parla solo della Serie A, però tu hai evocato anche, hai parlato anche del caso degli altri campionati, magari c'è tendenza a focalizzarci, concentrarci un po' troppo su la massima serie dove effettivamente ci sono altri campionati. Ecco, se non si potrà giocare in Lombardia, allora il Milan, l'Inter, il Brescia, l'Atalanta, sono tutte squadre che non potranno giocare in casa. Adesso c'è anche da prendere in conto il criterio della sportività. Quanto sarebbe giusto nei confronti di una squadra che magari lotta per il campionato o per la salvezza, dove giocare le partite o su un campo neutro oppure di giocare tutte le partite in trasferta? Considerando che sono partite a porte chiuse, conta un po' meno la distinzione tra casa e trasferta. Più che altro è che sarebbero costrette a giocare, a spostarsi sempre, ogni 3 giorni, a organizzare un trasferimento, con anche lo stress, immagino, per tutto il gruppo, che non comprende, ripeto, non soltanto i giocatori, di essere comunque magari avere la tensione di affrontare una situazione che nel proprio centro sportivo ti dà una relativa sicurezza, al di fuori non può esserlo altrettanto. Insomma, le tensioni più che giocare in casa o in trasferta sono: oddio, devo spostarmi, come sarà, cosa trovo, sarà adeguatamente sicuro l'albergo, se è un albergo, il punto dove vado, dove starò per giocare questa partita, oppure no. Ma anche, insomma, anche nei panni dei giocatori o di chi dovrà star dentro a questo frullatore non è semplice. Ecco, perché parlando un po' delle partite, anche se si dovesse giocare a porte chiuse, comunque ci sarebbe un numero di persone non indifferente, no? Stiamo parlando di delegazioni. Allora, la squadra magari è composta di 20, 20 e passa convocati, poi c'è tutto lo staff attorno, che sia staff medico, staff tecnico, eccetera, c'è tutto lo staff non calcistico, ci sono i giornalisti come te, c'è chi deve comunque riprendere la partita, quindi stiamo parlando di operatori, tutto lo staff della produzione, ci sono gli arbitri, insomma ci sono una serie di figure, magari chi immagina partita a porte chiuse pensa ok, 22 giocatori più magari l'arbitro, guardalinee e il quarto uomo, invece stiamo parlando di più di 100 persone. Sì, i giornalisti sono l'ultimo dei problemi, nel senso che al di là di chi deve, basta anche mettere un microfono per le interviste dopo la partita e il collegamento, e quello non è un problema. E che chi riprende, poi dopo, cosa vuol dire? Che anche chi riprende deve avere un suo ritiro in cui resta isolato e si muove poi per ogni partita nel luogo dove viene designato. Non a caso, e non soltanto in Italia, si era parlato anche di concentrare tutte le partite in una sorta di safe zone isolata da tutto il resto, in cui tutti gli operatori a qualsiasi livello dovessero restare e non più uscire.
in questo momento non è più così caldeggiata, però forse il problema è che non ci sarà mai una situazione a rischio zero. Una percentuale, seppur minima, di rischio ci sarà sempre, in qualsiasi caso, per qualsiasi protocollo il più sicuro e blindato. Qualcosa comunque non può essere gestito e controllato nella maniera giusta. Si tratta di abbassare al minimo questo livello di rischio, di più non si può fare, e poi valutare se sia il caso o no di riprendere sopportando questo livello di rischio. Comunque vada a finire questo campionato, secondo te sarà sempre destinato a essere accompagnato da un asterisco, non lo so, negli almanacchi, perché effettivamente il campionato si è fermato, i giocatori hanno avuto una pausa forzata di 2 mesi, questa squadra ha dovuto giocare prima contro Tizio, poi dopo Caio, insomma, non lo so. Quanto è falsato questo campionato, ecco. È molto falsato. L'asterisco è anche, lo ricordo, mi piace l'NBA, un anno in cui la stagione di regolare si disputò soltanto su meno di 60 partite, visto di San Antonio Spurs, se non mi sbaglio nel 98, c'era sempre questo asterisco, ricordava Phil Jackson, uno dei più grandi allenatori dell'NBA, proprio per dire che quel campionato lì non poteva contare o essere messo sul livello degli altri. È chiaramente una situazione completamente diversa dalla normalità, che altera valori. Basti pensare, si gioca ogni 3 giorni, è chiaro che le rose più numerose siano favoriti perché si può fare più ricambio, la stanchezza, lo stress possono essere gestiti meglio, ci sarà il caldo, perché si gioca a giugno-luglio, anche di sera farà caldo, quindi sono tantissime cose che vengono alterate rispetto alla normalità e quindi ti portano in una condizione completamente diversa. Poi l'interesse è andare avanti perché dare una completezza, ci sono tantissimi risvolti economici, l'incertezza di come andare avanti, come riprendere una nuova stagione con tanti verdetti che non assegnati, quindi è comprensibile che ci sia interesse a arrivare in fondo, però bisogna anche capire se c'è la possibilità. Quindi ricapitolando, insomma, ma secondo te se completare questa edizione del campionato dovesse comportare anche avere dei controcolpi sul calendario dell'edizione successiva, varrebbe la pena o dovremmo seguire un po' l'esempio del basket dove in Italia il campionato è già stato dichiarato finito, se non sbaglio? Allora, dichiararlo subito è prematuro, ma avere, bisogna anche cautelarsi, avere l'idea anche che cioè si possa fare, cioè che si debba decidere o di annullare oppure di, come in altri scenari che è stato preso in considerazione, l'idea di completare questa stagione in autunno e quindi dando uno stacco, uno stop, cercando di arrivare a situazioni di maggiore sicurezza e a quel punto poi, ripeto, come si è già parlato, pensare di fare 2 stagioni con un campionato che si disputi sull'arco di un anno solare e non più la classica stagione sportiva da settembre a maggio. In questo modo si incastrerebbe meglio magari con i mondiali del 2022. Questa è un'ipotesi che non può essere non presa in considerazione o abbandonata. È una soluzione che garantisce in tutti e due i modi, perché uno dei pericoli che c'è in Italia, paventato proprio da Gravina, è che non concludo la stagione, non assegno i verdetti, ma l'anno prossimo posso dire a chi magari ha dominato un campionato in una serie inferiore, no, tu non sali di categoria. Chi lo subisce ovviamente farebbe ricorso. D'altro canto, chi può dire no, tu mi fai retrocedere quando un campionato con ancora più di 10 giornate da disputare? Insomma, si rischierebbe di andare nei tribunali. Ha ragione Gravina a temere questo scenario e allora per evitarlo, ma per garantire, per gestire l'impossibilità di completare una stagione, si deve anche scegliere delle strade completamente diverse, nuove, come appunto avere un campionato lungo l'arco di anno solare.
Ecco, ci vuole flessibilità da parte di tutti, è un po' come stiamo facendo tutti noi in questo momento. Speriamo che finisca presto questa situazione tragica. Pietro, grazie mille della disponibilità e buon lavoro soprattutto. Ci vediamo allo stadio, spero presto, in tutta sicurezza.